amici di Music Off, in questa lezione tratterò della parte melodica del linguaggio del blues. Necessario un piccolo ripassino, diciamo, di teoria per ricondurre sul pentagramma alle scale più utilizzate, per poterle capire meglio e soprattutto per capire le differenze che ci sono quando si utilizzano su un accordo piuttosto che un altro. Allora, inutile dirvi che le scale più usate nel blues sono le pentatoniche. Abbiamo due tipi di pentatonica: la pentatonica maggiore, che deriva dalla scala maggiore, priva del quarto e settimo grado. Quindi se noi abbiamo una scala di Do maggiore, se eliminiamo il quarto grado che è il Fa e il Si che è il settimo, otteniamo questa. Ok. La pentatonica minore invece deriva dalla scala minore naturale, priva del secondo e del sesto. Se prendiamo in considerazione ad esempio la scala di La minore naturale, che in questo caso la scelgo apposta perché è il sesto grado di quella di Do maggiore, otteniamo la scala di La minore naturale è questa. Eliminando il secondo e il sesto, guarda caso che sono il Si e il Fa le stesse che abbiamo trovato a quella di Do maggiore, abbiamo questa. Ok. Questa piccola digressione sulla teoria è necessaria per capire il fraseggio che vi sto per proporre. La base che vi propongo e che è a vostra disposizione in download ha un accordo fisso di La settima, un pedale di La settima, e il fraseggio che vi propongo è sulla pentatonica di La minore. Analizzando le note dell'accordo di La settima noteremo qualche dissonanza, anzi qualche importante differenza di note fra l'accordo e la scala che suoniamo. L'accordo della settima è composto da La, Do diesis, Mi e Sol, e la scala che stiamo utilizzando è La, Do, Re, Mi. Quindi c'è una differenza fra la terza dell'accordo che è maggiore, che è Do diesis, e la terza della scala che è minore, che è Do. Come possiamo ovviare a questa dissonanza molto piacevole, perché il blues si basa quasi tutto su questo? Facendo un fraseggio che poi interviene nell'innalzare la terza da minore a maggiore, quindi da Do a Do diesis. Ricordo che non fare il contrario è veramente diciamo poco idiomatico, per non dire piuttosto brutto, ma comunque il passaggio di terza minore a terza maggiore o con un'acciaccatura o con tirando la corda è un effetto tipico. Oltre alla scala pentatonica maggiore e la pentatonica minore abbiamo la scala blues, che è una scala che ha una nota in più rispetto alla pentatonica minore. Questa nota è un cromatismo che sta fra il quarto grado e il quinto grado. Molti danno indicazione di quinta bemolle o quarta aumentata, in realtà avendo sia la quarta giusta che la quinta giusta questo discorso potrebbe risultare fuorviante, essendo un cromatismo appunto. Bene, adesso vi mostrerò un primo fraseggio dove suonerò appunto questa pentatonica di La minore su un accordo di La settima. L'indicazione sul pentagramma è senza alterazioni perché la parte melodica riguarda la scala minore di La che non ha alterazioni. Nei successivi fraseggi invece dove usiamo la pentatonica maggiore ho messo la chiave di Re, dove La settima sarebbe il quinto grado, perché teoricamente noi ipotizziamo di suonare su un misolidio che ha come alterazioni Fa diesis e Do diesis. Faccio sentire il primo esempio. Adesso vi farò sentire invece un fraseggio, sempre su un accordo di La settima, sulla stessa base che vi ho fornito, ma questa volta utilizzerò la pentatonica di La maggiore per farvi sentire la differenza di questa scala.
se abbiamo un blues minore, se abbiamo ad esempio un accordo di La minore, in questo caso non possiamo utilizzare la pentatonica maggiore, possiamo utilizzare sempre la pentatonica minore, ma dobbiamo stare attenti a non fare il gioco della terza minore e terza maggiore, che sarebbe chiaramente dissonante. Ok, l'ultimo fraseggio è molto semplice, si basa sulla pentatonica di La minore. Bene, adesso vi farò vedere come mischiare, sempre su una base sulla settima, la pentatonica di La minore, quello del passaggio terza minore terza maggiore, e la pentatonica maggiore di La. Bene, un consiglio è sempre quello di studiare le scale, ma di far sempre riferimento ai chitarristi più famosi in questo genere, B.B. King, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan. Lo studio delle scale non basta imparare un fraseggio, come non basterebbe studiare la grammatica di una lingua senza parlarla e senza ascoltarla parlare. Bene, ci vediamo alla prossima e buono studio. Ciao!